Benvenuti su Celebrita dalla Turchia, casa di chi vive di storie, emozioni e colpi di scena. Prima di partire con questo nuovo episodio, ricordati di iscriverti e mettere mi piace. Oggi raccontiamo un intreccio che nessuno si aspettava, una pagina privata diventata pubblica, una frase pensata per due occhi soltanto che improvvisamente è finita davanti a milioni di sguardi. Tra Gökberk Demirci e Özge Yağız sembrava regnare la quiete degli ultimi mesi, quella calma che arriva dopo tante domande e qualche spiegazione lasciata a metà. Tutto, però, è cambiato per via di un unico foglio, un pezzo di carta con inchiostro vero, emozioni vere, che ha ribaltato l'aria attorno a loro. È successo poche ore fa. Un profilo anonimo ha caricato la foto sgranata di una lettera, scritta a mano e firmata da Gökberk. All'inizio, molti hanno creduto a un falso ben costruito. Ma internet non dorme mai, e i fan che conoscono ogni curva della sua firma, ogni carattere appuntito, ogni modo di arrotondare le vocali nelle dediche agli eventi, si sono messi a confrontare, pareggio dopo pareggio, quel corsivo con vecchi biglietti, cartoline e poster autografati. In pochi minuti il verdetto è sembrato inequivocabile, la grafia corrispondeva. Non era un appunto frettoloso, non era una frase buttata lì. Era un testo lungo, intimo, impastato di un coraggio che Gökberk raramente mostra in pubblico, pieno di quella vulnerabilità che di solito si custodisce nelle pieghe del cuore. Il verso che ha infiammato le bacheche è rimasto sulla bocca di tutti. In quella pagina, lui scriveva di voler vedere passare gli anni accanto a lei, senza paura delle stagioni. Diceva, con parole diverse ma chiarissime, che da quando Özge era entrata nella sua vita, l'idea di camminare da solo gli sembrava un errore di percorso. Prometteva di affrontare qualsiasi inverno, purché le sue braccia restassero il suo rifugio. Non c'era retorica, non c'era posa, la calligrafia era ferma, attenta, con quelle piccole esitazioni che somigliano ai sospiri. E in mezzo a quelle righe, si intuiva un momento preciso della loro storia, uno di quelli che segnano. La reazione di Özge non si è fatta attendere. Con una storia su Instagram, sobria e tagliente, ha scritto che ci sono frasi nate per rimanere nella penombra, fra due persone e nessun altro. Eppure ha confermato, sì, quella è la scrittura di Gökberk, e sì, quella lettera le era stata consegnata in un frangente fondamentale del loro cammino. Non ha negato, non ha distorto, non ha fatto finta di niente. Ha aggiunto soltanto che non ha nulla da nascondere, come se le parole che ora tutti commentavano non fossero un'arma da brandire, ma una memoria da rispettare. Quell'onestà ha disarmato molti. Ma ha aperto altre domande. Perché quella lettera non è rimasta al sicuro? Cosa ci faceva in giro una copia, o l'originale? E soprattutto, se è stata scritta in un momento cruciale, quella frattura si è davvero richiusa oppure ha lasciato una crepa? Fonti vicine alla coppia raccontano che quelle pagine risalirebbero a più di 6 mesi fa, durante una breve e silenziosa separazione che non venne mai spiegata in pubblico. In quei giorni, dicono, Gökberk avrebbe provato a riavvicinarsi, non con i proclami, ma con l'autenticità di un gesto antico, sedersi, riflettere e mettere nero su bianco ciò che spesso la voce, tremando, non riesce a dire. Fra le frasi più citate, spicca l'idea che lui non la volesse indietro solo per colmare una mancanza. La desiderava al suo fianco perché accanto a lei si sentiva un uomo migliore, più vero, più giusto. Si mormora che quella riga, letta da Özge di notte, l'abbia fatta piangere. Ma l'enigma principale resta: come mai quelle pagine sono finite in rete? C'è chi sostiene che durante un trasloco qualcosa sia andato perso. Qualcun altro sussurra di un tradimento interno, una persona molto vicina a Gökberk che, per ragioni oscure, avrebbe lasciato trapelare materiale privato. Spuntano perfino i contorni di un'amicizia finita male. Nulla di confermato, per ora. Ciò che appare evidente, però, è la tensione che questa fuga di notizie ha iniettato tra loro. Alcuni media parlano di un paio di giorni di distanza forzata, altri invece giurano che ci siano state telefonate lunghe, confronti frequenti e lenti, quel tipo di dialoghi che non cercano il titolo facile ma la sostanza. Dalla parte di Özge, chi le è vicino racconta una ferita composta. Si dice che sia stata toccata nel profondo, ma non accecata dalla rabbia.
Quella frase pubblica, dicono, è solo un frammento di ciò che prova davvero. Il resto resta nelle stanze silenziose dove le parole non devono vincere né convincere, ma guarire. Dalla parte di Gökberk, invece, domina il silenzio. Il suo team ha diffuso un comunicato stringato, quasi un sussurro. Tutto ciò che andava detto è stato detto, e i sentimenti non necessitano di difese davanti a una platea. Come se il pudore, più che una strategia, fosse una scelta. E quando il clamore sembrava pronto a spegnersi, ecco il secondo scossone. È comparsa un'altra foto, più nitida, della pagina successiva di quella lettera. In quelle righe la richiesta era esplicita, ma senza teatralità: concedimi un'altra occasione. Non prometto perfezione, ma posso promettere l'impegno di ogni giorno, la presenza, l'ascolto. C'era anche una confessione nuda. Non ho mai amato con una sincerità così semplice come amo te, Osge. È bastato quello per riaccendere l'intero dibattito, per riportare tutti al punto di partenza e, insieme, metterli di fronte a un punto di non ritorno. Poco dopo, i paparazzi hanno immortalato Gökberk mentre lasciava il palazzo in cui vive Osge. Il volto stanco, il passo rapido, lo sguardo che evitava i flash. Non c'erano valigie in vista, non c'erano gesti eclatanti, ma la distanza che si leggeva tra le righe era sufficiente a far rimbalzare congetture. In molti l'hanno interpretata come la prova di una crepa. Eppure nulla, a ben guardare, è definitivo. Entrambi, infatti, dovrebbero comparire a breve allo stesso evento di beneficenza, già in programma da tempo, un'iniziativa che li vedrà condividere la sala non come fidanzati da copertina, ma come colleghi rispettati. Lì, di fronte a telecamere e luci che pretendono risposte, potrebbe consumarsi una stretta di mano risolutiva o un saluto educato che sa di addio. I fan si dividono, alcuni sperano nella cura lenta di una ferita, altri temono l'ultimo capitolo. In queste ore è tornata a circolare anche una vecchia intervista di Gökberk. Gli avevano chiesto se crede nelle seconde possibilità, nelle coppie che resistono al mare in burrasca. Lui aveva risposto che sì, crede in un amore che non si lascia vincere dalle tempeste, non perché sia senza difetti, ma perché conosce il perdono, la riparazione, la pazienza. Quelle parole adesso suonano come una promessa che chiede di essere mantenuta, una prova che bussa alla porta. Si realizzeranno? Nessuno, se non loro, può dirlo. Una cosa, però, è certa: quelle righe nate nel punto più silenzioso del cuore di Gökberk hanno aperto per Osge una pagina nuova. Una pagina che non è né un capitolo di favola né un epilogo amaro, ma un invito a guardare dentro di sé e dentro l'altro, a concedersi il tempo del pensiero, a scegliere se riannodare con pazienza ogni filo o chiudere il quaderno e riporlo dove non fa più male. C'è la possibilità di ricostruire, di ammettere le fragilità, di mettere ordine laddove la vita, correndo, ha rovesciato tutto. E c'è anche la possibilità, la più difficile, di salutare con rispetto. Quale strada imboccheranno? Il tempo lo dirà, come sempre. E noi, da qui, possiamo solo attendere, osservare, sperare che qualunque decisione prenda forma dalla verità, non dalla paura. Intanto, il mondo online continua a scandagliare ogni dettaglio. C'è chi ha analizzato l'inchiostro, la carta, perfino le ombre della foto per capire se fosse un originale o una copia scattata in fretta. C'è chi ha ricordato momenti pubblici in cui loro due, con un sorriso timido e una distanza scelta, lasciavano intravedere più di quanto dicessero. C'è chi, nei commenti, ha raccontato di lettere ricevute e mai condivise, come a proteggere non solo una coppia famosa, ma l'idea stessa che ci siano ancora gesti capaci di restituire verità ai sentimenti. Eppure la domanda più grande resta sospesa: chi ha voluto che il mondo vedesse tutto questo? Se è stato un caso, un oggetto smarrito, un frammento rubato, resta un incidente che colpisce e ferisce. Se invece c'è una mano consapevole, allora la fiducia è il primo bene da ricostruire. Intorno a loro ci sono amici, colleghi, collaboratori. Tanti volti, tante storie. Ma soltanto pochi sanno davvero cosa è accaduto, e quei pochi oggi tacciono. Forse per proteggere, forse per paura, forse in attesa che gli eventi si sistemino da soli.
Nel frattempo, Osge continua a mostrarsi discreta, coerente con quell'immagine che il pubblico le riconosce, eleganza senza ostentazione, riservatezza senza freddezza. Lavora, studia i copioni, si concede apparizioni misurate. Se soffre, lo fa lontano dal rumore. Se spera, lo fa senza esibirlo. Gökeberg, dal canto suo, è rimasto fedele alla linea del silenzio. Qualcuno ci legge una fuga, altri ci vedono rispetto. È possibile che sia entrambe le cose? Quando si tratta di sentimenti, le scelte non finiscono mai in categorie nette. Mentre l'eco della seconda pagina non si spegne, cresce l'attesa per l'evento di beneficenza. Non sarà un palco per dichiarazioni, dicono gli addetti. Ma nessuno potrà impedire agli sguardi di cercarsi. E se una stretta al braccio, un cenno appena, un mezzo sorriso nascerà nel momento giusto, saranno i gesti a raccontare ciò che le parole hanno confuso. Lì, in mezzo alle luci, tra chi applaudirà una buona causa, ci sarà anche la trama privata di due persone che provano a capirsi, a perdonarsi, o a lasciarsi con grazia. E qualunque cosa accada, ci ricorderà che l'amore non è un copione, ma un cammino dove le lettere non sono mai soltanto inchiostro. Se questa storia ti ha toccato, resta con noi su Celebrita dalla Turchia. Iscriviti, lascia un commento, raccontaci cosa pensi delle seconde possibilità e di quelle parole che nascono per guarire. A volte basta una pagina per cambiare il finale. Altre volte, serve tutto un libro. Qui, aspettiamo di scoprire quale sceglieranno di scrivere Gökeberg Demirci e Osge Yaz.